La scelta di lasciare Cialanoglu in panchina nella partita di ieri contro il Torino non è stata presa solo ed esclusivamente per farlo rifiatare. Anzi, già Chivu nel post partita aveva detto che il centrocampista non stava bene e oggi ci arriva una notizia che scuote parecchio l'ambiente, visto che Cialanoglu potrebbe addirittura aver terminato qui la stagione, costretto a saltare quindi la finale di Coppa Italia e gli ultimissimi impegni per conquistare questo scudetto. Non è invece a rischio, non sembra invece a rischio la convocazione al mondiale con la sua Turchia. Attendiamo ovviamente aggiornamenti e soprattutto attendiamo di capire l'entità di questo infortunio che potrebbe costringere il numero 20 dell'Inter, che nelle ultime partite era stato anche molto decisivo, a fermarsi di nuovo in una stagione nella quale si è fermato parecchio e soprattutto in un momento in cui si sta discutendo anche dell'eventuale rinnovo di contratto del centrocampista. Una notizia che arriva all'indomani di Torino-Inter, partita terminata 2-2 nella quale l'Inter era molto vicina a portare a casa questi 3 punti e invece il Torino ha avuto grandi meriti, è riuscito a ribaltare questa partita, a conquistare un punto, anche diciamo per via di un rigore che è stato concesso appunto alla squadra di D'Aversa, un rigore molto, molto discusso, del quale parleremo ovviamente anche in questo nuovo contenuto con le varie moviole, in un momento in cui insomma il caso arbitrale che sta scuotendo il mondo del calcio ha sicuramente anche forse influenzato quella che è stata la serata di ieri, nonostante nel prepartita comunque siano arrivate le parole del presidente Giuseppe Marotta, che ha sottolineato il fatto che l'Inter è estranea totalmente ai fatti, che c'è la consapevolezza di aver agito sempre nella massima correttezza e anzi il presidente ha anche sottolineato che nella precedente stagione l'Inter per varie decisioni arbitrali è stata sfavorita, in particolare Inter-Roma con l'episodio che ha visto coinvolti Bissek e Ndicà, e proprio in questo contesto qui, dopo Torino-Inter, si alza una nuova polemica per il calcio di rigore assegnato appunto a favore dei Granata. Condensiamo tutto in questo nuovo contenuto con le 5 cose che potresti non aver visto in Torino-Inter 2-2, ma ben ritrovati a tutti voi, amiche e amici nell'Azzurri qui su Passione Inter. Vi invito come sempre a lasciare un mi piace a questo contenuto, ad iscrivervi ai nostri canali e poi vi aspettiamo nella famiglia del club di Passione Inter, nel quale in questi giorni stiamo affrontando tanti discorsi, stiamo approfondendo anche molto il caso arbitrale, insomma come sempre cerchiamo di tenervi aggiornati il più possibile, di coinvolgervi il più possibile, quindi se volete entrare a far parte della nostra famiglia nerazzurra vi aspettiamo. Avrei preferito aprire questo contenuto con una notizia diversa, ma appunto l'infortunio di Cialanoglu è la notizia dell'ultima ora e purtroppo siamo in questa situazione. Cercheremo di capire poi eventuali sviluppi e ovviamente di tenervi anche aggiornati sul nostro sito passioneinter punto com. Partiamo dal rigore, perché è sicuramente la cosa della quale si sta parlando di più nelle ultime ore, con appunto questo fallo di mano di Carlos Augusto, che ha portato poi all'assegnazione del calcio di rigore a favore del Torino. Le moviole devo dirvi che questa mattina sono tutte abbastanza allineate sulla promozione di Mariani per la gestione di questa gara, soprattutto per quello che riguarda i quotidiani. Poi invece commentatori, esperti arbitrali nel post partita ne hanno dette diverse e le commenteremo ovviamente insieme, ma parto con la moviola del Corriere dello Sport, perché titola "Bravo Mariani". Leggiamo: "È rimasto davanti al monitor per più di un minuto. Mariani l'ha visto e rivisto quel tocco di braccio di Carlos Augusto, perché il pallone colpito di testa da Zapata arrivava davvero da vicino, ma l'arbitro ha punito la posizione innaturale del braccio, molto largo da subito, e per questo dopo l'on-field review ha assegnato il calcio di rigore per il Torino". La Gazzetta dello Sport è più o meno sulla stessa linea, 28° del secondo tempo, la review di Mariani nella quale rivede il braccio destro di Carlos Augusto largo e alto a sufficienza per essere punibile. Rigore corretto. Io intanto vi chiedo, e vi leggo ovviamente dopo nei commenti, se secondo voi questo è calcio di rigore, e adesso vi aggiungo un po' di dettagli. Innanzitutto sono felice di riportarvi anche quello che è il parere del nostro Simone Frizza, perché in un primo momento nella live di ieri Simone, Lorenzo e anch'io dalla redazione eravamo tutti abbastanza d'accordo sul fatto che fosse calcio di rigore, perché c'è il fallo di mano, c'è il contatto e quindi per
coerenza insomma, come ci siamo lamentati di precedenti, falli di mano non fischiati poi a favore dell'Inter, in questo caso ci siamo esposti in questa maniera. Devo dirvi che poi rivedendolo più volte sicuramente qualche dubbio è arrivato e come dice Simone siamo un po' nella zona grigia perché, Simone dice: "Ho visto più volte questo replay e per me è davvero 50 e 50", soprattutto per 2 punti principali. Lui dice: il primo è che Carlos Augusto tocca il pallone con la mano destra, ovvero quella più chiusa. In diretta invece sembrava che l'avesse toccata con la mano sinistra, che era invece diciamo largo, è così, il braccio più largo. Il secondo punto che dice Simone è che, arriva in quella posizione una frazione di secondo prima. Quindi la spiegazione potrebbe essere quella che ha dato Marelli. Cosa ha detto Marelli ieri nel post partita? Marelli ha detto: "Quello che è stato valutato dalla sala VAR è che il braccio fosse fin da subito in una posizione innaturale, quindi oltre la figura. Nel caso in cui il pallone non avesse toccato il braccio, non sarebbe finito sulla figura di Carlos Augusto, ma sarebbe passato oltre. La posizione iniziale delle braccia, ben prima del colpo di testa, hanno fatto sì che la posizione fosse punibile", quindi quello che stava dicendo, Simone, il fatto che fosse in quella posizione prima che Zapata colpisse di testa il pallone. E poi c'è questo discorso dell'aumento del volume, del corpo. Quindi questo è quello che aveva detto e che ha detto Marelli nel post partita. Simone dice: "Il primo punto è verso la punibilità, non è verso la punibilità, scusatemi, il secondo invece sì". Quindi comunque è un episodio davvero al limite. La problematica per me personalmente qual è? E qui vi riporto anche a quelle che sono state le parole invece di Riccardo Trevisani a pressing nel post partita. Trevisani dice: "Qual è il metro di giudizio se Ricci da 15 metri e Pongracic da 30 non è rigore e questo sì?" E questa è un po' per me la chiave della questione. Cioè il discorso che in questa stagione non siamo mai riusciti a capire effettivamente, qual è il metro di giudizio quando, sul tavolo ci sono dei falli di mano, perché per me Pongracic e Ricci sono dei falli netti di mano, soprattutto se si parla di palloni inaspettati, sono palloni che arrivano da una distanza che permette anche al giocatore in questione di vedere il pallone e di posizionarsi in un modo rispetto ad un altro e quindi il fatto che un contatto così ravvicinato, come può essere stato quello di Carlos Augusto, non viene giudicato come pallone inaspettato, e invece appunto questi 2, episodi che abbiamo appena menzionato, sì, mi fa venire un po' di dubbi su quella che è proprio il metro di giudizio, come dice Trevisani, perché nessuno di noi riesce a capire allora che cosa vuol dire pallone inaspettato, come ha sottolineato poi anche Biasin nel post partita. Cioè in questo caso da una distanza ravvicinata è ancora di più pallone inaspettato rispetto magari ad una distanza più ampia, come può essere stata appunto quella del pallone di Pongracic o, di Ricci. Quindi un po' la chiave, anzi la chiave per me è esattamente questa, c'è una mancanza di coerenza nelle decisioni e purtroppo molto spesso vanno a sfavore dell'Inter, che se ne dica, quindi bisogna sottolineare anche questo. Ma c'è, il discorso che ha fatto anche, Cesari a pressing, che vi voglio, citare per chiudere questa questione, perché Cesari dice: "Nessuno in campo protesta", e questo è vero, perché nessuno dei giocatori del Torino protesta nel momento del fallo di mano. Infatti prosegue l'azione e poi Mariani si ferma perché viene richiamato dal VAR. In quel momento va al monitor e sta al monitor 2 minuti e 18 secondi. Poi dice: "Il braccio è in posizione innaturale. L'elevazione di Zapata è regolare, ma io vi chiedo", dice Cesari, "questa mano destra, visto che sento parlare da tante settimane di distanza ravvicinata, pallone inaspettato, questa mano destra e mano sinistra che vanno verso Zapata, non vi sembra una dinamica di Carlos Augusto che ha fatto un gesto istintivo per proteggersi?" E devo dire che in queste parole di Cesari mi ci sono rispecchiata, perché rivedendo il primo replay ieri durante la partita, ho pensato esattamente questo. Carlos Augusto si va a proteggere dalla fisicità ovviamente di Zapata che sta saltando, sta staccando di testa, insomma, istintivamente ti viene da fare quel movimento lì. Poi appunto in un primo momento tocco di mano e pensavo che la situazione fosse abbastanza chiara, però è vero quello che dice Cesari, cioè da parte di Carlos Augusto non c'è l'intenzionalità secondo me
appunto, bloccare il pallone con il braccio, piuttosto quella di andarsi a proteggere da Zapata. Ma ribadisco, questo è un punto di vista, il concetto per me che resta, veramente oggettivo è che non sono stati fischiati quelli prima che, a parer mio, sono veramente, molto più netti del rigore assegnato nella partita di ieri, appunto, contro il Torino, e va a condizionare un risultato in maniera molto, molto impattante, proprio in un momento in cui l'Inter si sta mettendo in mezzo, tra l'altro, in una, questione molto delicata come quella del caso arbitrale. Ma andiamo comunque alla partita, perché ora, al di là di appigliarsi, ecco, al caso arbitrale, c'è anche da dire che l'Inter era riuscita a portarsi in vantaggio di 2 gol, però c'è anche da dire che dopo il gol di Bissek la mia sensazione è stata, quella di un Inter, la mia percezione è stata quella di un Inter che ha abbassato un po' i giri, ha abbassato un po' il ritmo e ha abbassato anche molto, ha perso anzi, molto di intensità. I cambi sicuramente hanno fatto la differenza, come ha sottolineato anche Chivu, per quanto riguarda il Torino, perché l'ingresso di Zapata appunto ha dato fisicità, ha dato anche molta spinta offensiva ai granata. C'è da dire che sul primo gol c'è un po' un concorso di colpa, perché rivedendolo dagli highlights, per me la prima responsabilità è quella di Akanji, che si fa anticipare da Simeone, anche Zielinski che secondo me non percepisce abbastanza il pericolo e rallenta un po', se andate a rivedere gli highlights, e poi sbaglia Carlos Augusto su Ilkan. E su questo si apre un altro punto, di questa questione, che riguarda proprio, Carlos Augusto, perché ho la percezione che Carlos sia un po' in calo da quando è al centro delle vicende, ecco, legate al rinnovo di contratto. Come sapete, il rinnovo di contratto di Carlos Augusto è momentaneamente in stand-by, il giocatore è in scadenza, di contratto nel 2028, e l'Inter in realtà ha cercato e sta cercando di trattare per prolungare, ecco, con il giocatore, con il brasiliano, che però in questo momento ha bloccato un po' i colloqui con il club per, si dice, divergenze tecniche ed economiche, divergenze magari legate anche all'ingaggio, alle cifre dell'ingaggio, e poi soprattutto il fatto che forse Carlos Augusto sta pensando ad un'altra destinazione nella quale magari può contare di avere il posto da titolare. Devo dirvi che ora, senza fare grandi drammi e senza fare appunto, cioè commenti estremamente negativi in un momento così positivo per l'Inter, ecco, devo dirvi che però la sensazione che Carlos abbia un pochino più staccato la spina della lucidità e della presenza in campo nelle ultime partite nelle quali ha dovuto sostituire Bastoni, ho avuto un po' questa sensazione qui, considerando che comunque Carlos da terzo ha sempre fatto molto, molto bene. Quindi, fatemi sapere se anche voi avete questa percezione qui, ribadisco, senza fare però troppi drammi anche su questa questione. Rimaniamo però sulla corsia di sinistra, perché c'è una cosa che va detta e che va sottolineata, perché è un traguardo personale di questo giocatore, ma è una soddisfazione che riguarda, tutti noi, perché Di Marco ha raggiunto un record storico in Serie A, perché insomma, ha raggiunto quota 18 assist, ha superato il Papu Gomez, che invece aveva, appunto collezionato 16 assist in una singola stagione di Serie A. Con i 2 assist di ieri, con quel mancino delizioso, Federico Di Marco raggiunge, quota 18 assist in una singola stagione di Serie A, e quindi conquista questo record che ci dà veramente tanta soddisfazione. Anche Thuram ci ha tenuto a lucidare quel bellissimo mancino, di Marco, che appunto in questa stagione ci ha dato veramente tanto a livello di apporto in termini di assist, di gol e di tutto quello che è riuscito a fare in questa stagione. Tra l'altro è il nono gol che Di Marco fa fare a Thuram, quindi è stato anche un momento e un omaggio, tra l'altro, anche insomma, a Ronaldo, a Moriero, che lucidava lo scarpino di Ronaldo, però appunto un momento sicuramente importante e una grande soddisfazione, perché ecco, vedere Di Marco interista, cuore nerazzurro, che ha dovuto anche fare un percorso importante per guadagnarsi la maglia da titolare all'Inter, staccare un record così importante, è una grande soddisfazione. E vi ho aggiunto anche però una statistica a livello europeo, perché
con i 18 assist in questa stagione Di Marco raggiunge Bruno Fernandes e Olise per numero di assist nei top 5 campionati europei. Quindi anche sul panorama europeo Di Marco dice la sua. Vi ho fatto vedere un Thuram che lucida lo scarpino a Di Marco, ma anche Thuram merita sicuramente la sua menzione anche dopo questa partita, perché da dopo la sosta Thuram è sempre andato a segno in campionato, doppio assist più gol con la Roma, doppietta contro il Como, sblocca la gara contro il Cagliari e gol contro il Torino. C'è da dire poi una cosa molto importante: con l'assenza di Lautaro Martinez e con Bonnì e Pio Esposito che a parere mio, ma ditemi anche voi cosa ne pensate, sono parecchio sottotono, perché anche ieri Bonnì secondo me non ha meritato la sufficienza. Pio nelle ultime partite forse non ha sfruttato benissimo le occasioni che ha avuto, da dopo la sosta diciamo ancora deve un po' forse ritrovarsi. Ora l'attacco è tutto sulle spalle di Thuram, che però sta trascinando questa squadra e che da dopo quel gol contro la Francia, scusatemi, con la Francia, non contro la Francia, si è un po' ritrovato, ecco. E tra l'altro, statistica interessantissima, è la 24esima partecipazione al gol per Thuram, il che vuol dire che ha pareggiato i numeri di Lautaro Martinez. Quindi spesso si è fatto il paragone tra Thuram e Lautaro, spesso insomma si è anche detto nel momento della stagione nella quale Thuram sembrava un po' più in ombra, che era un giocatore che non stava contribuendo, ecco, come doveva ai risultati dell'Inter, il che è vero perché il calo è stato sicuramente oggettivo, però ecco l'abbiamo ritrovato proprio nel momento decisivo di questa stagione, in questo finale di stagione nel quale Thuram si prende proprio sulle spalle questa Inter e la trascina con sé. E vi ho detto appunto in assenza di Lautaro Martinez c'è il tema infortuni, perché ho aperto con la notizia di Çalhanoğlu purtroppo, ma ieri sera Kivu ha dato un'altra notizia non positivissima sul fronte infortuni, perché mentre alla vigilia aveva detto che Lautaro sarebbe tornato magari in gruppo in questa settimana perché stava migliorando, purtroppo ieri invece il mister ha detto che per Lautaro è ancora lunga. E tra l'altro ha anche aggiunto che Dumfries anche non stava ancora bene. Quindi in questo momento Çalhanoğlu out, Dumfries non al meglio, Lautaro ancora infortunato, quindi l'Inter perde fondamentalmente 3 pedine importantissime in un momento decisivo con la sfida contro il Parma che può, anzi speriamo tutti appunto che possa diventare proprio la sfida che poi ci consegna la Coppa dello Scudetto. Tra l'altro ha fatto anche un accenno a Bastoni, perché Bastoni è rientrato ieri in panchina, ha detto Chivu: "Pensavo di fargli fare questo qualche minuto", poi invece non è andata così, quindi facendo un po' anche filtrare il fatto che forse Bastoni non stia ancora al 100%. Quindi ci incamminiamo verso Parma sicuramente con entusiasmo, ma anche con un po' di preoccupazione sul fronte degli infortuni e come vi ho detto vi terremo aggiornati anche sulla situazione che riguarda Hakan Çalhanoğlu. C'è anche da dire che l'Inter potrebbe conquistare lo scudetto prima di scendere in campo contro il Parma, perché il pareggio di ieri più il pareggio tra Milan e Juventus hanno fatto sì che se il Napoli non dovesse vincere contro il Como e anzi dovesse perdere, scusatemi, contro il Como e il Milan non dovesse vincere contro il Sassuolo, l'Inter vincerebbe matematicamente lo scudetto ancor prima di scendere in campo a Parma. Quindi insomma, anche qui, ci potrebbe essere la possibilità di non festeggiarlo sul campo. So che la speranza di molti, e forse in fondo anche la mia, è quella di vedere l'Inter festeggiare insomma a San Siro davanti al proprio pubblico, e poi c'è chi giustamente dice: "Mah, sapete, forse è meglio togliersi questo pensiero il prima possibile." Vedremo ragazzi, stiamo per raggiungere questo sogno, come ha detto più volte Christian Chivu. Di tutto questo, ancora insomma dell'analisi di Torino-Inter, molto altro, Çalhanoğlu, insomma parleremo anche nella live di oggi delle 19:30 qui su Passione Inter. Vi aspettiamo quindi. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.